Ma aspetta che sto volando via. Ma buongiorno a tutti e bentornati alle risposte del giovedì. Lo so. Voi direte, ti sei dimenticata di rispondere alle risposte del giovedì, e invece no, è stato un periodo molto intenso, ho fatto quello che ho potuto e a volte non sono riuscita a fare le registrazioni che avrei voluto, però oggi sono qui ed è questa la cosa più importante. Prometto a tutti quelli che stanno aspettando una risposta di rispondere nel più breve tempo possibile. Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro amico che si chiama Ivan Decima e che mi fa una domanda molto interessante che in realtà mi fanno spesso e volentieri tante altre persone. Sentiamo cosa chiede. Ciao Emanuela, sono Ivan da Taranto. Wow, pugliese! Sono iscritto al tuo canale YouTube e vorrei porti un problema. Suono il sax tenore da un paio di anni e il mio più grande problema è l'eccessiva salivazione durante il suono. Non solo il tuo, veramente. Questo handicap fa fuoriuscire un suono che sa di frittura in esecuzione. Diciamo appunto effetto olio che frigge. Sì, effettivamente il paragone ci azzecca. Spesso mi innervosisco a causa di ciò e smetto di suonare. Male. Avresti uno dei tuoi magici consigli in proposito? Ti ringrazio e buona serata. Grazie a te Ivan per questa bellissima e interessante domanda. Allora, cosa succede i primi anni di studio? Diciamo il primo anno di studio, poi piano piano il problema si va ridimensionando, perché grazie a Dio poi si aggiusta piano piano. Cosa succede? Il nostro cervello, quando noi inseriamo qualcosa nella nostra bocca, pensa, sta mangiando. Allora cosa devo fare se sta mangiando? Devo produrre più saliva. È coerente la cosa, ci sta. E quindi succede che quando si sta suonando lo strumento, soprattutto quando si fanno le frasi che si incomincia a staccare con la lingua, eccetera, eccetera, il cervello dice sta mangiando sempre di più, produciamo sempre più saliva. Cosa succede in realtà nello strumento? Che succede un macello perché c'è tantissima saliva che in eccesso va a finire dentro lo strumento. Ed è una cosa un po' particolare, è una sensazione un po' particolare, che poi ad un certo punto, quando lancia e proprio zuppa di saliva, incomincia a creare quell'effetto lì dell'olio che frigge. Effettivamente sembra o l'olio che frigge oppure sembra proprio quasi una moka che sta uscendo il caffè, una cosa del genere. Allora, volevo dire a tutti che questo è un fenomeno normale e a tutti succede questa cosa, non è che solamente a Ivan che succede a tutti quanti. Succedeva anche a me quando ho cominciato tanti anni fa a suonare. Io ero molto piccola, avevo 13 anni, però mi è successo anche a me, quindi è una cosa naturale, del tutto normale, quindi tranquilli, è così, e la natura funziona così, e quindi noi piano piano andremo a sistemare questa cosa. Non noi, ma il nostro cervello che piano piano incomincia a capire che non sempre quando io metto lo strumento in bocca sto mangiando, e quindi comincia a capire che non c'è bisogno di produrre tutta quella saliva. Quali sono i consigli per eliminare il problema? Purtroppo non ce ne sono. Noi non possiamo fermare questo fenomeno perché è un fenomeno che il nostro corpo genera automaticamente senza il nostro controllo cosciente. Una cosa che io dico sempre che può essere utile è quella di, in linea generale, non mangiare cose molto zuccherate prima di suonare. Per esempio, ci sono persone che mangiano caramelle e poi suonano. Questo, oltre a produrre più salivazione, crea poi pasticci anche con i tamponi dello strumento, perché giustamente tutto quello zucchero va dentro lo strumento, perché è normale quando soffiamo, e poi i tamponi si appiccicano e succedono altri problemi, oltre che avere molta più produzione di saliva. Quindi sempre io consiglio, prima di cominciare a suonare, non mangiare cose troppo dolci o bere cose troppo zuccherate, aranciate, bevande gasate, molto zuccherate. Che poi lo zucchero sappiamo che non è che faccia neanche tanto bene alla salute, effettivamente.
una cosa importante da ricordare è di mantenersi idratati. Questa è una cosa di cui non si parla mai, però è molto importante mantenersi idratati quando si studia, avere sempre una borraccia con dell'acqua e darsi un obiettivo, e quindi dire: io adesso studierò 2 ore ma berrò mezzo litro d'acqua. Questo è molto importante perché aiuta il nostro corpo a funzionare meglio, anche perché noi quando poi soffiamo tanto tempo nello strumento ci disidratiamo. Questo è un problema. Un corpo deve sempre avere il giusto grado di idratazione, quindi è molto utile avere sempre una borraccia d'acqua, bere un tot di acqua che si è deciso. E tu dici: vabbè, ma tu Manuè, predichi bene e razzoli male? No, guarda, vedi? Anch'io ce l'ho la borraccia. Certo, perché si predica soprattutto con l'esempio. Quando capita di avere una sovrapproduzione di saliva, va nello strumento e l'unica cosa che si può fare è asciugare lo strumento, asciugare il Kiver, asciugare l'ancia. Non ce ne sono altre di soluzioni, però voglio rassicurare tutti sul fatto che è una cosa che piano piano con il tempo di studio si va risolvendo. Quindi tranquilli. Se anche tu hai qualche domanda da fare, scrivimi in commento a questo video o a qualsiasi altro video che trovi su YouTube, sarò molto molto felice di rispondere. Magari ci metterò un po', però risponderò, te lo prometto. Vabbè ragazzi, da Seriate è tutto. Io spero di essere stata utile a Ivan, vi saluto tutti e vi do appuntamento alla prossima pillola del giovedì. Ciao ciao!